Chi può essere il nuovo Federico Di Marco dell'Inter? Quale calciatore tra i tanti giocatori che l'Inter ha attualmente in prestito in giro per l'Europa e per il mondo può rientrare al termine di questa stagione alla base per ritagliarsi un posto nell'Inter, magari per diventare poi titolare, come ha fatto lo stesso Di Marco che dopo una serie di prestiti è rientrato, si è giocato le sue carte, lo ha fatto alla grandissima fino a diventare un titolare. Sappiamo che l'Inter, grazie anche al cammino in Champions, avrà la possibilità di gestire il prossimo mercato con, diciamo, dei margini di manovra un pochino più ampi. Questa rosa però ha bisogno di essere puntellata, ha bisogno anche di essere ringiovanita, serviranno diversi innesti in vari ruoli e quindi non ci saranno poi tutte le risorse a disposizione per poter completare una rosa che a questo punto magari potrebbe approfittare appunto della quantità di talento che l'Inter ha in giro per l'Europa e per il mondo per completare la rosa con dei giocatori che sono già oggi di proprietà. Perché tra i tanti calciatori che l'Inter controlla, alcuni secondo me si stanno mettendo in mostra con delle caratteristiche molto interessanti, altri potrebbero essere delle pedine di scambio o anche diciamo delle cessioni da effettuare per poter poi reinvestire, altri invece appunto credo che abbiano già fatto intravedere che probabilmente non sono da Inter. Facciamo un punto della situazione completo con il nostro Interisti on the road, la nostra rubrica con cui durante tutta la stagione teniamo traccia del rendimento di tutti i giocatori dell'Inter, di proprietà dell'Inter, che si trovano in prestito appunto. Trovate sul nostro sito passioninter.com l'aggiornamento completo con tutto l'approfondimento. In questo episodio qui, amiche ed amici passioninteristi, ben ritrovati ovviamente. Innanzitutto vi porto un tier maker in ottica più che altro di mercato, come dicevo, più che per analizzare il rendimento in sé. In ottica mercato troveremo quindi 4 fasce nel nostro tier maker, dove andremo ad inserire nella prima casella quelli che riteniamo, che ritengo personalmente per quello che ho visto in questa stagione, già pronti a fare il salto eventualmente nell'Inter, quelli che sarebbero invece un po' più una scommessa da portare all'Inter in questa stagione, i rimandati, quelli che probabilmente hanno bisogno di un'altra stagione per potersi mettere in mostra e per poterci fare un'idea chiara su quelle che sono le loro potenzialità, e le cessioni, quei calciatori che magari si sono dimostrati interessanti sì, ma non appunto da poter avere un ruolo nell'Inter di oggi, di domani e del prossimo futuro. Andiamo con il nostro tier maker, invitandovi ovviamente come sempre a mettere subito un mi piace, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti come questo, dove analizziamo subito un nome che tra i calciatori dell'Inter in prestito viene sempre menzionato da molti tifosi, è uno di quelli che ha gli occhi degli interisti maggiormente addosso. Mi riferisco al centrocampista Lucien Agoumé. Devo dire, probabilmente quest'anno per Agoumé purtroppo è stata sbagliata la squadra dove è stato mandato in prestito. Di nuovo in Francia, dopo la stagione al Brest, è andato al Troyes, che ha retrocesso. Problemi fisici nella prima parte di stagione lo hanno fatto finire in secondo piano, poi è rientrato, ma la stagione era già abbastanza complicata per il club, quindi non ha avuto molto spazio a disposizione e non ha fatto quel salto che ci si aspettava quest'anno da lui. Lo metto nei rimandati, anche se credo che presto potrebbe diventare un giocatore da cedere per poter reincassare anche rispetto all'investimento fatto su un talento molto interessante che ha un buon potenziale, ma che per giocare in quel ruolo lì davanti alla difesa nell'Inter deve fare un passo in avanti netto e piuttosto importante. Metto nei rimandati, ma con un asterisco molto grande, il portiere Gabriel Brasao, che praticamente è rientrato dall'infortunio, poi da metà stagione in poi in prestito alla spalla non ha di fatto giocato, mentre potremmo chiudere rapidamente la questione Thibaut Persin, giocatore che esce dalla primavera nerazzurra, era considerato un esterno potenzialmente del futuro dell'Inter, non si sta per ora confermando, in prestito in seconda divisione olandese, non si è messo in mostra in modo particolare. Al contrario invece di una delle note più interessanti, secondo me, tra i calciatori dell'Inter in prestito, e mi riferisco a Gaetano Oristanio, un talento che alla prima stagione in una prima squadra in prestito al Volendam, questa sinergia con il club olandese che è stato promosso in Eredivisie, nella prima divisione olandese, ha fatto subito molto bene, si è ritagliato di fatto un ruolo da titolare con la 10 sulle spalle, una sinergia con l'Inter che sta valorizzando diversi calciatori, e anche nel caso di Oristagno questa cosa è accaduta. Ha giocato in diversi ruoli in questa sorta di 4-3-3, 4-2-3-1
del club olandese molto mobile, ha giocato da esterno sinistro, da esterno destro, in alcuni casi anche da falsa prima punta o da trequartista. Io per come l'ho visto sinceramente lo metterei nella scommessa, nel senso che è ancora giovane, credo che un passaggio in Serie A lo irrobustirebbe ulteriormente, lo renderebbe quindi ancora più pronto per l'impatto con una squadra importante come l'Inter, però se si volesse fare una scommessa su un giocatore che per me, per caratteristiche, potrebbe un pochino ripercorrere le orme di un Mkhitaryan, nel senso più trequartista, arretrato dietro, perché per giocare in Italia credo che dovrebbe giocare un po' più lontano dalla porta rispetto anche a come ha giocato in Olanda in alcuni momenti. Ottime qualità tecniche, palla al piede, di inserimento, gioca molto di prima, molto, molto interessante. Se si volesse fare una scommessa, Oristanio per me è uno dei profili più interessanti che l'Inter in questo momento controlla e che potrebbe valorizzarsi, magari partendo quindi come sesto centrocampista in un Inter che, davanti dovrebbe avere poi 5 certezze molto forti. Teniamolo d'occhio. Così come è da tenere d'occhio Samuele Mulattieri, un'altra stagione in crescita, un'altra stagione migliore, ecco, rispetto a quella, scorsa col Crotone. Al Frosinone le ambizioni erano nettamente diverse e ha segnato 12 gol da attaccante centrale in una formazione che funzionava meglio, si è potuto mettere in mostra, molto bene. Qui il parere è molto discordante da quello che vedo nella community. È un profilo molto interessante, sinceramente non lo vedo pronto in questo momento per rientrare nel pacchetto degli attaccanti a disposizione dell'Inter, anche per quelle che sono le sue caratteristiche e come si integrerebbero con le caratteristiche degli altri, attaccanti di proprietà dell'Inter. Sarebbe eventualmente una scommessa. Io penso che un po' a malincuore, dal mio punto di vista, potrebbe essere però un giocatore da cedere ad una cifra importante, con cui appunto ricavare un tesoretto, magari come pedina di scambio in alcune operazioni o un tesoretto da reinvestire su altri profili. È un attaccante che per me ha il potenziale per diventare, un attaccante da Serie A. Per arrivare nell'Inter il passo dalla Serie B all'attaccante dell'Inter è abbastanza alto e potrebbe, ecco, nell'immediato, se l'Inter ha bisogno di destinare delle risorse su altri profili più pronti, potrebbe essere una soluzione interessante. Così come credo che lo stesso, si possa dire per Colidio, anzi Colidio in Argentina è ancora più discontinuo rispetto a Mulattieri, che tra l'altro sfortunato ha chiuso la stagione con un altro infortunio, così come l'anno scorso. Gli facciamo un augurio di pronta guarigione, di pronto rientro. Colidio più discontinuo nel suo rendimento, comunque in Argentina, soprattutto al Tigre dove si trova in questo momento, piace, e sappiamo molto, si sta parlando di Retegui in questo momento, attaccante italo-argentino della nazionale italiana, che all'Inter piace, potrebbe essere una pedina di scambio anche lì e l'Inter secondo me farebbe bene a cogliere eventualmente questa opportunità. Andiamo avanti velocemente con Sebastiano Esposito. Ed è una situazione non semplice da delineare, quella di Sebastiano Esposito, che sta girando molto. Prima parte di stagione all'Anderlecht non molto bene, con una serie di questioni disciplinari o comunque un ambientamento difficile in Belgio. Poi però, al Bari 4 gol in 11 partite, si sta ritrovando, sta facendo una finale di stagione molto interessante. Potrebbe aver trovato la piazza giusta, soprattutto se il Bari dovesse centrare poi la qualificazione alla Serie A. Per Esposito potrebbe essere l'ambiente ideale per consolidarsi un anno in Serie A, farlo da protagonista e poi eventualmente rivalutarlo in ottica Inter, un giocatore che dal punto di vista tecnico secondo me si può discutere poco. Sono altre magari le componenti che al momento me lo fanno mettere nei rimandati dal punto di vista della considerazione per il ritorno all'Inter. Velocemente Franco Carboni in prestito al Monza, fratello maggiore di Valentin, che invece è rimasto quest'anno in prima squadra. Carboni quest'anno al Monza ha avuto difficoltà a farsi trovare pronto, gli serviva però questo passaggio per, diciamo, sbloccarsi in una prima squadra. C'è grande considerazione in vista dell'anno prossimo, nel senso che è un classe 2003, l'anno prossimo potrebbe avere più spazio e quindi più margine per poter essere valutato e capire se può essere un giocatore da Inter oppure no. Per cui sospendiamo il giudizio, lo mettiamo nei rimandati e probabilmente farà un altro anno di prestito. Mentre Valentino Lazaro è stata una delle sorprese di questo Torino, è un altro, l'ennesimo calciatore che Ivan Juric valorizza all'Inter. Abbiamo aperto questo contenuto con l'esempio di Federico Di Marco, così come Di Marco anche Lazaro ha
risentito positivamente della cura Juric. Qualche problema fisico, qualche acciacco lo ha limitato all'interno di questa stagione, dove comunque ha conquistato il Torino. In molti a un certo punto dicevano: "Ma perché non lo riprendiamo all'Inter?" Credo che comunque non sia un giocatore da questa Inter, anche se forse per caratteristiche come esterno da centrocampo 5 è più inzaghiano di altri esterni che abbiamo in questo momento a disposizione. Fatto sta comunque che il Torino potrebbe essere interessato a riscattarlo. Io credo che l'Inter a questo punto farebbe bene, a cedere e monetizzare un giocatore che sembrava di fatto ormai impossibile da monetizzare. Al momento c'è un diritto di riscatto per il Torino da 6.000.000, difficile che venga esercitato a quelle cifre, potrebbe riparlarsene a qualche diciamo attorno ai 4-5 forse, potrebbe essere comunque un incasso che va a sommarsi al tesoretto a disposizione. Tesoretto che difficilmente sarà rimpolpato, diciamo così, anche da Stefano Sensi. Questa sarà l'ultima stagione di contratto per Sensi con l'Inter, se non vado errato. Sensi quest'anno ha fatto vedere degli sprazzi molto interessanti con la maglia del Monza. Ad un certo punto sembrava potesse tornare ad essere quel calciatore brillante, quel centrocampista brillante che abbiamo intravisto almeno nell'Inter. Difficile venderlo definitivamente in quest'estate, a meno che non si riesca a piazzare qualche operazione di scambio, eccetera, altrimenti credo che si debba ricorrere eventualmente ad una formula di prolungamento con spalmatura dell'ingaggio su 2 stagioni e cercare poi di piazzarlo l'anno prossimo se riuscirà a rimettersi in mostra. Purtroppo i problemi fisici lo hanno tormentato di nuovo, sarebbe da cedere, forse finirà nei rimandati perché non so se sarà semplice piazzarlo. Darian Males, profilo che molti di voi magari non conoscono, ha chiuso questa stagione con il Basilea con dei numeri comunque molto importanti, visto che sia con i gol che con gli assist è andato in doppia cifra, 11 gol e 17 assist, giocando comunque da esterno offensivo, non proprio da centravanti, quindi sono numeri molto buoni. È un classe 2001. Il Basilea anche qui avrebbe un diritto di riscatto, se non vado errato, attorno ai 4 milioni di euro, che verrebbero considerati un po' troppo secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Svizzera. In ogni caso, con questi numeri io credo che almeno un paio di milioni l'Inter potrebbe incassarli da un giocatore che non si è dimostrato pronto magari per fare il salto nell'Inter, ma può ritagliarsi il suo palcoscenico in una squadra che comunque ha ambizioni anche europee. Difesa, l'Inter dovrà fare diverse operazioni nel prossimo mercato estivo, e allora attenzione secondo me a Lorenzo Pirola, che piazzerei nella categoria è pronto. Magari non pronto per essere un titolare nell'Inter, considerando appunto che anche quest'anno ha iniziato la sua stagione in maniera abbastanza difficile alla Salernitana, tanta panchina inizialmente, poi soprattutto con l'arrivo del tecnico Sousa nella seconda parte di stagione Pirola è diventato di fatto un pilastro della difesa della Salernitana. Ha trovato anche il gol 2 volte, quindi si è messo in mostra in Serie A dimostrando di poterci stare. È un classe 2002, quindi dopo vari anni in prestito si sta consolidando in Serie A. È un mancino, all'Inter un vice bastoni in questo momento manca, se escludiamo Acerbi che viene dirottato da quella parte, o Di Marco che è stato adattato nella prima parte di stagione. Il problema, tra virgolette, è che la Salernitana lo ha ottenuto in prestito con diritto di riscatto e sembra essere interessata all'opzione appunto per il riscatto di Pirola. L'Inter ha un controriscatto a circa 8 milioni rispetto al riscatto di 5 a cui potrebbe acquistarlo la Salernitana. Ciò significa che di fatto l'Inter si dovrebbe dover pagare 8 milioni a un giocatore che avrebbe venduto a 5, e di fatto alla Salernitana andrebbero 3 milioni di euro, una formula che viene utilizzata per compensare la valorizzazione che il club ha fatto di un tuo calciatore. È un'opzione che tra l'altro l'Inter ha già usato in passato con diversi calciatori. Ecco, Pirola magari per essere considerato a tutti gli effetti un giocatore da Inter potrebbe aver bisogno di un'ulteriore stagione, però per completare la difesa, considerando che ci sarà bisogno di diversi interventi anche in altri reparti davanti dell'Inter, la possibilità di portarsi a casa un tuo giocatore che arriva dal tuo settore giovanile, anche in ottica liste, potrebbe essere un'opportunità da valutare. E
tecnicamente sembra pronto, poi ci sarà sicuramente da lavorarci e da renderlo più da Inter con il lavoro che appunto verrebbe fatto da Piano Gentile. Uhm, Pompetti al Sud Tirol purtroppo non ha trovato molto spazio e ormai credo che sia in chiusura la sua avventura all'Inter. Discorso simile per Jonut Radu, che, lo vedo fuori dall'Inter, quindi lo metto nella cessione. La prima parte di stagione alla Cremonese, anche qui penso sia stata sbagliata la destinazione, infatti non ha avuto spazio. Molto meglio in Francia invece all'Auxerre, dove nella seconda parte di stagione è diventato titolare e ha fatto anche delle buone prestazioni Radu, quindi penso ci siano i margini per trovargli una squadra, soprattutto in Francia dove sembra avere un po' più di mercato. Qualcosina quindi a livello di incasso l'Inter potrebbe ottenere da questo portiere che appunto non vedo molto nell'Inter. Eddie Salcedo, difficile da giudicare questa stagione, prima al Bari e poi al Genoa, ha avuto poco spazio. Lo metterei nei rimandati proprio perché è difficile farsi un'idea su quella che è stata la sua stagione in prestito e non so quali potrebbero essere eventuali offerte per piazzarlo altrove. È stata complessa poi anche la stagione di Martin Satriano, uno dei giocatori più interessanti di proprietà dell'Inter e sul quale le sirene di mercato comunque non si sono fermate mai. All'Empoli purtroppo ha giocato meno di quello che ci si potesse aspettare, ha segnato molto poco, solo 2 gol se non vado errato con la maglia della formazione toscana che comunque ha riuscito ad ottenere la salvezza. Ci si aspettava di più in queste circa 30 presenze totali, ma di cui alcune partendo dalla panchina. Ha fatto tanto lavoro sporco, però è un giocatore di quelli dai quali ci si aspetta anche i gol. Considerando che c'è molto mercato, potrebbe essere uno dei calciatori da tenere sotto osservazione in ottica scambio, quindi da inserire come pedina in alcune operazioni, anche lui. Quindi l'Inter ha diversi profili di questo tipo. Però personalmente lo metterei nei rimandati, cioè gli concederei un'altra stagione in Serie A, magari pescando una formazione più adatta anche alle sue caratteristiche, perché è uno di quelli sui quali l'Inter ha maggiormente scommesso come potenziale e sui quali l'Inter, diciamo, anche in ottica futura vede un potenziale maggiore di esplosione. Quindi prima di cederlo, prima di piazzarlo altrove, secondo me ci sono altri profili che potrebbero essere piazzati e da lui potrebbe essere concessa un'altra chance per poter effettivamente valutare se è da Inter o meno. Quindi valutiamolo la prossima stagione in prestito. Filip Stankovic, votato tra i migliori della stagione del Volendam insieme al compagno Oristanio, ha fatto molto bene. Non è pronto secondo me in questo momento per rientrare nelle rotazioni dell'Inter, nonostante una stagione completamente da titolare e come dicevo con un buon rendimento anche nei rigori, soprattutto si è dimostrato molto valido. Lo metto nei rimandati, però tra quelli più interessanti da tener d'occhio in ottica di un possibile ritorno all'Inter per le caratteristiche che sta mettendo in mostra e per la qualità tra i pali molto interessante. Van Oisden, anche qui credo che ormai questo giocatore abbia perso il treno, classe 99, un'altra stagione piena di infortuni, purtroppo ha un grandissimo potenziale, un grandissimo talento, sarebbe stato il difensore del futuro del Belgio, era considerato prima che cominciasse questa serie di infortuni. Purtroppo credo che anche a livello di fiducia stia un pochino perdendo la strada che lo porta in un grande club e quindi potrebbe essere arrivato il momento di chiudere questa avventura se si riesce a piazzare, altrimenti nuovi prestiti senza vederlo all'Inter. Poi chiudiamo con Giovanni Fabian, un giocatore che invece del quale si parla benissimo da molto tempo, si è messo in mostra con la Reggina 8 gol da centrocampista di inserimento, è un numero estremamente importante in un campionato come quello di Serie B, votato dai tifosi della Reggina come MVP, come miglior calciatore della stagione regolare, quindi prima dei playoff. Ha fatto una stagione da titolare, di fatto, giocando da mezzala nella zona, come raccontavamo spesso, che all'Inter occupa soprattutto Barella, in quella zona di campo lì. Anche qui, considerando che all'Inter un centrocampista potrebbe far comodo, considerando Gagliardini in uscita, considerando i vari movimenti che ci saranno, che comunque un'alternativa magari a Barella soprattutto potrebbe servire, se si volesse fare una scommessa, puntando anche sul fatto che Aslani magari ce lo aspettiamo più coinvolto, più pronto, in vista della prossima stagione, Fabiano è un giocatore molto, molto interessante. Penso che per la sua crescita un anno da titolare in Serie A
potrebbe fargli fare un ulteriore salto di qualità, però è un centrocampista con delle caratteristiche moderne, con delle caratteristiche che si addicono molto anche al tipo di gioco che sta facendo l'Inter, e quindi se non ci saranno tante risorse a disposizione, perché magari verranno dirottate su altri profili, su altri ruoli che avranno la priorità, la possibilità di riportarsi a casa un giocatore così interessante, già di tua proprietà, per me non è da scartare, quindi occhio a questa scommessa Giovanni Fabian. Questo è un po' il mio punto, la mia opinione, quindi su come sono andati i vari giocatori dell'Inter attualmente in prestito, in questa stagione. Qualcuno si sta ancora giocando gli ultimi obiettivi. Vi terremo aggiornati con la nostra rubrica Interisti on the road, ovviamente sul nostro sito passioneinter.com. Fatemi sapere se avreste cambiato qualche valutazione su, qualcuno di questi profili, se qualcuno che io ho messo nei rimandati o nelle cessioni voi lo riportereste all'Inter fin da subito e potrebbe far comodo all'Inter. Secondo me, visto che l'Inter comunque ogni anno, da come raccontavamo anche l'anno scorso, da come raccontano un po' i dirigenti, cercherà di integrare qualche profilo proprio, qualcuno da promuovere dalla Serie A, dalla primavera scusate, e da portare in prima squadra. Ecco, ne ho selezionati 3 che per me sono in questo momento forse quelli più interessanti, con dei margini anche di scoperta maggiori, soprattutto Ristagno e Fabian, mentre Pirola è quello un pochino più pronto per poter fare eventualmente da rincalzo dei titolari e poi giocarsi le sue chance di prendere, spazio e di prendersi delle maglie da titolare, mentre altri potrebbero essere delle pedine più in ottica mercato per poi reinvestire su altri profili. Nei commenti aspetto i vostri giudizi, allora, se avete seguito le loro stagioni e se, siete appunto se conoscete questi calciatori dell'Inter. Prima di salutarvi vi ricordo di fare un salto su passioneinter.club se volete sostenere il nostro progetto, le nostre analisi, gli approfondimenti, potete farlo tramite passioneinter.club ed entrare a far parte della nostra community in questo momento, il più importante della storia recente dell'Inter, e anche il momento migliore ovviamente per entrare a far parte della nostra speciale community, quindi mi raccomando fateci un salto. Per salutarvi vi lascio un nuovo approfondimento che abbiamo pubblicato in queste ore, lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mi raccomando non perdetelo, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.